Salve, oggi vi insegno a jitter cliccare. Io come sempre vi invito a lasciare un bellissimo like e ad iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram perché spesso pubblico storie e cose divertenti, quindi andatemi a seguire, trovate il link in descrizione. Detto questo, godetevi il video. Bene, vediamo come jitter cliccare. Allora, prima di tutto il primo errore da non fare è appoggiare il palmo. Il palmo deve sempre rimanere rialzato. Ci sono varie tecniche per jitter cliccare. C'è questa qua che si clicca così normalmente, oppure mettere un dito sopra l'altro, oppure viceversa. Cliccare in questa maniera sconsiglio tantissimo. Io principalmente alterno queste qua, perché ovviamente se cliccate in continuazione vi stancate, quindi è normale che prima o poi cambierete posizione. Tipo ora posso usare questa, ma posso usare anche questa, posso usare questa, ci sono un sacco di varianti. Come dobbiamo fare? Dobbiamo tenere il braccio rigido, quindi dobbiamo andare a contrarre i nostri muscoli. È come se dovessimo stringere qualcosa di estremamente forte, in questo caso ho delle forbici. Dobbiamo andare a ricreare questa contrazione muscolare sul mouse, dopodiché far tremare, fare vibrare in questa maniera. Vedete CPS? Si può fare con qualunque mouse, qua c'è il Glorious. Con questo magari ne faccio un paio di più. Comunque ho messo queste cose qua per drag cliccare. Guardate qua che roba. Spero non mi bannino, non so se sia ammesso oppure no. Comunque, questo è il metodo per jitter cliccare. Ricapitoliamo: non appoggiare il palmo, quindi presa ad artiglio, andare a contrarre i nostri muscoli e iniziare a tremare. In questa maniera. Inizialmente il vostro jitter click sarà più o meno una cosa del genere, quindi vi consiglio di andare a vedere il video su come diventare forti in PvP, dove appunto vi spiego come migliorare la mira. Poi pian piano che vi abituerete sarete sempre più bravi a controllare la mira in questa maniera più o meno. Io di solito gioco con questo mouse che secondo me è il migliore, il Razer Tadder V2 Pro. Se vi interessa vi lascio il video qua nelle schede. E adesso vi metto qualche fight con l'handcam. Ciao, sono ancora io. Adesso vi spiego quali sono i vantaggi del jitter click. Tenetevi forte, Il primo vantaggio sono le hit che vengono registrate. Molto spesso nei server voi colpite ma la hit non viene registrata. Quindi mettiamo caso che voi date 10 hit e ne vengono registrate soltanto 3. Ma se magari date 20 colpi, al posto di 3 sono 6. Quindi avrete un maggiore vantaggio. Poi ci sono server in cui le hit registrano perfettamente. Questo vantaggio magari neanche si sente. Magari nei server SP che sono fatti un pochino peggio, questa differenza potrebbe contare molto durante un combattimento. Il secondo vantaggio è che c'è la possibilità di colpire per primo. Mettete caso che siete frontalmente a una persona e ci sono 3 blocchi di distanza, che è il limite massimo. Se si va oltre è reach, a meno che non sia lag, poi altre cose strane, ma le hit legit sono 3 blocchi. Molti dicono 3.5, 3.2, no. Legit sono 3 blocchi, oltre non è legit. Comunque facendo tanti CPS la possibilità di colpire per primo aumenta. Mettete caso che voi fate 12 CPS e l'altro ne fa 7, lui ha 7 possibilità di colpire per primo mentre voi ne avete 12. Altre cose di cui parlare sono che i CPS non sono costanti, perché voi non siete delle macchine, ogni secondo cambiano i vostri CPS. Un secondo ne fate 10, l'altro 12, l'altro 14, l'altro 12, l'altro 9, 8, 12, 11, 10. Se ne fate costantemente 10 o usate l'autoclicker o avete un braccio meccanico. Quindi non dite ma com'è possibile che non faccio 16 CPS fissi? Questa è la risposta: sei umano. Poi se siete alle prime armi con il jitter click c'è la possibilità che dopo una sessione di jitter click, quindi click molto intenso, vi possa fare male il braccio. Alla fine è come fare un allenamento di braccia: se non siete abituati il giorno dopo vi farà un po' male, ma comunque dopo poco tempo passerà tutto quanto e tornerete ad essere freschi, anzi la prossima volta non avrete più dolori perché appunto vi abituerete. Poi se jitter cliccate il vostro mouse si muoverà, quindi io vi consiglio di abbassare i DPI. Andatevi a vedere il video su come diventare forti in PvP se volete più o meno avere i miei settaggi. Poi una domanda che vi farete: il mouse conta, ma non sulla base dei click, ma sulla base della mira. Perché se avete un mouse da 5 euro li fate 12 CPS ma non avete la mira, perché la differenza tra i mouse da gaming e i mouse normali è il sensore. Con un mouse da ufficio è molto più difficile riuscire a tenere la mira e jitter cliccare, mentre con un mouse da gaming che è più stabile, ha un sensore migliore, siete più agevolati appunto nel cliccare. Quindi potete jitter cliccare con tutti i mouse che volete, la differenza sta nel tenere la mira. Poi per migliorare ci vuole costanza.
È come giocare a basket, non è che se vi allenate una volta poi smettete e rimanete fortissimi, no, continuerai ad essere scarso. Quindi tu devi andare tutti i giorni al campetto e giocare, allenarti e prima o poi diventerai forte. Stessa cosa qui, non è che se Jitter-clicchi 10 minuti oggi e poi Jitter-clicchi dopo una settimana migliori, no, ci deve essere costanza se appunto vuoi imparare a Jitter-cliccare. Poi un altro consiglio che vi do è di non stare fermi lì in single player a Jitter-cliccare, perché effettivamente non serve a niente. Io vi consiglio di fare PvP vero, quindi andate in un practice oppure giocate alle Bedwars e provate a sperimentare, perché voi dovete tenere in mente che sì, dovete Jitter-cliccare, ma dovete fare anche altro. Quindi non so, dovete pozzarvi, dovete piazzare i blocchi, dovete tirare fuori l'arco, piazzare l'acqua, tutte ste cose qua. Quindi il Jitter-click deve diventare una cosa vostra, una cosa che fate senza neanche pensarci. Se volete fare i test CPS su internet, ok, fateli, ma non è quello l'allenamento. Bene, spero di essere stato il più chiaro possibile, me lo auguro, perché non lo so. L'outro la faccio adesso, così poi non vi disturbo più. Ora vi lascio vedere le fight e... boh, dai, cosa devo dirvi? Iscrivetevi al canale, lasciate like, seguitemi su tutti i vari social che ovviamente trovate in descrizione, fate i bravi, non fate cavolate e noi ci vediamo o in live o in un video. Ciao! Che siete?